presentarti e descrivere brevemente il tuo ruolo all'interno dell'organizzazione nella quale operi? Sì, io mi chiamo Luisa, sono un'assistente sociale, lavoro come tale anche nel servizio per la disabilità adulta e non autosufficienza in un distretto territoriale con una popolazione di circa 180.000 abitanti nella zona sud di Padova. Sono qui da un po' di anni, dopo altre esperienze lavorative nell'area minori. I minori dici, beh dai, lavoriamo per un'evoluzione, per un sviluppo di identità, di autonomia, comunque qui arrivi e dici ok, lavoro con le persone con disabilità dove l'autonomia è uno degli obiettivi, ma è già coartata dentro a limiti che possono diventare scoperta, che possono diventare opportunità, ma che fondamentalmente rallentano un po', no? Anche dentro di me i pensieri, perché è come farsi dire ok, c'è un cammino da fare, ma lo devo fare con degli step diversi da quando si cresce in età evolutiva. Quindi lavoro con questo sguardo di sviluppo, di promozione, di viaggio anche, no? A tappe e di allenamento, perché questo è un po' lo sguardo sulle persone, poter fare insieme delle cose, allenarsi a viverle anche insieme. Oggi parliamo di invecchiamento e persone con disabilità. Ci sono dei cambiamenti specifici che tu noti nelle persone con disabilità quando invecchiano? Quello che un po' vedo e che riesco a scorgere quando c'è modo di recuperare pensieri e preoccupazioni sono i timori proprio di non farcela, la paura di restare da soli, la paura di non avere i genitori a fianco, che sono poi le paure anche dei genitori sui figli, no? Chi starà con loro quando non ci saremo più. Per quanti servizi ne mettiamo a disposizione, c'è ancora il timore di non farcela, che la casa non basti ad accoglierti, a ospitarti quando starai peggio, quando starai da solo, quando non ce la farai più ad alzarti, a prenderti le cose, quando non capirai più quello che ti sarà comunicato, che ti sarà detto, quindi una sorta di pensieri, anche di preoccupazione ad uscire, di restare da soli, perché lo dicono anche le persone che effettivamente hanno dei limiti cognitivi e che affrontano la vita con grande entusiasmo in questi anni, ma che già si preoccupano per quando non ci sarà. Però vedo anche il cambiamento che innesta novità. Ci sono giovani con disabilità o adulti con disabilità che pensano alla loro vita autonoma e questo è incoraggiante, devo dire. Quindi la saggezza dell'età adulta a volte arriva anche troppo tardi per poter pensare, no, alla propria vita da grandi. Ed è un diventare grandi sempre un po' procrastinato più in là, no? Ci penserò dopo. E questo un po' lo vedi che comincia a pesare, poi ci sono persone che si ritirano dal gioco, insomma, in qualche modo, e che pensano e lasciano fare agli altri per le scelte che riguardano la loro vita. Questo dispiace un po'. E quindi secondo te quali sono le sfide che questo anche venire a meno magari dei caregiver familiari, della sicurezza di avere una casa che continua ad accoglierti, che tu hai citato, comporta per continuare a supportare le persone con disabilità quando invecchiano? La sfida è quella del lavoro quotidiano, secondo me dell'ascolto, del conoscere bene le persone, del capire che cosa interessa loro, dove sono orientati, quali preferenze hanno, quali desideri per stare bene, perché è vero che si punta molto sul lavoro, sull'autonomia, ma quello che ti fa star bene bisogna scoprirlo con le persone stesse e quindi poter partire dalla conoscenza per elaborare con loro una prospettiva, quindi anche lavoro sulla consapevolezza, cosa ti aspetti tu, cosa sai tu di te, cosa pensi per te, come ti senti con te stesso e con gli altri, e cosa immagini che sia vivere qui piuttosto che stare altrove. Quindi è proprio un lavorare a fianco un po' delle persone, sapendo quello che possiamo mettere a disposizione, perché possiamo anche creare e fantasticare, ma bisogna avere coscienza e consapevolezza dei mezzi e degli strumenti che abbiamo e anche dei partner che abbiamo, perché devo dire che le partnership sono importantissime col mondo del privato sociale. Ben venga. Adesso spostiamo un po' il focus dalla persona con disabilità ai professionisti che lo supportano. Quali sono secondo te, quindi in questa ottica, le competenze necessarie per sostenere e supportare le persone con disabilità che invecchiano? Intanto un atteggiamento di accoglienza, di sospensione del giudizio, ma proprio di
li vedo, sto con loro, capisco chi sono, la voglia di conoscere e lo stare dentro la relazione di aiuto, ma anche una relazione non asimmetrica. Mi viene da dire che per alcuni aspetti è vero, bisogna avere lucidità e competenza per vedere oltre, per essere persone che offrono aiuto, che conducono, che in qualche modo accendono un faretto sulla loro vita e sanno andare oltre, guardare oltre. Però bisogna anche partire dal potersi immaginare come mettersi un po' nei panni, mi viene da dire, ecco, delle persone, dire com'è per lui la vita, com'è per lei stare in una carrozzina, com'è per lei capire le cose in maniera semplice, intercettare la realtà, decodificarla per sé. Quindi strumenti che permettano soprattutto di conoscere bene la persona, i suoi desideri, le sue aspettative. Prima dicevi anche una buona conoscenza dei sistemi, delle politiche, delle risorse che ci sono. Questo è l'altro sguardo molto più professionale, nel senso che sì, credo che riguardi un po' tutti i cittadini, l'essere cittadini attivi e anche una cittadinanza partecipata, ma anche uno sguardo come servizi su che politiche stiamo facendo, se stiamo privilegiando politiche monetarie, di monetizzazione dei bisogni, o se stiamo invece lavorando su creazione di servizi, di opportunità, e dove ci si sente di andare, provare a fare un'analisi un po' più puntuale per capire quel che serve alle situazioni di disabilità, alle persone in situazioni di disabilità. Quindi trovarsi tra un territorio che respira anche insieme sui problemi, che provare a creare momenti di confronto tra vari soggetti, perché ciascuno porta sguardi sulla vita, a partire proprio dalle persone o dalle associazioni che portano voce anche delle persone con disabilità. Questo è fondamentale, senza avere in mente chissà quale conquista del mondo, ecco, ma proprio i bisogni reali per star bene. E quando tu pensi alle tue competenze, alle tue esigenze professionali, intravedi delle lacune o delle esigenze di formazione specifica che magari ti piacerebbe che ci fosse la possibilità di compensare in qualche modo? Ma per esempio ultimamente mi sono confrontata molto con la mia incapacità e ignoranza rispetto a tutto quello che può essere molto facilitante la vita quotidiana, tipo, non so, accessori di domotica, agevolazioni, facilitazioni tecnologiche, mi viene da dire, ausili che possono davvero aiutare chi non ce la fa, ma non solo perché è fisicamente impedito, ma anche perché la vita a casa, la vita domestica può essere davvero sostenuta da qualche collaboratore che può essere invocato in maniera vocale, che può essere attivato con degli accessori ulteriori, insomma, quindi su questo mi sento... L'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale credo che potremmo pensare a quale utilizzare, a quale mettere a frutto come strumento, no? E anche come può aiutarci a fare sintesi di alcune cose, senza pensare che sia la soluzione di tutto, però applicata al bisogno, se ci lavoriamo su, io sento che insomma mi sto rendendo conto, me lo dicono i giovani, che qualcosa si può fare, no, su questo.